come avvicinarsi al mondo delle e-bike. Da dove iniziare ad esplorare questo mondo? Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Innanzitutto grazie a tutti quanti voi che continuate a commentare, a scrivere e a seguire i miei video. Dove sono oggi? Sono nell'altopiano di Asiago. Già, come iniziare a entrare in questo mondo delle e-bike? Da dove iniziare? Questa è una domanda che spesso mi fanno, perché prima di affrontare una spesa come quella delle e-bike è meglio avere le idee ben chiare. Il mio consiglio è sempre quello di affidarsi a un noleggiatore e provare anche diverse tipologie di e-bike. Ma una cosa che di solito sottovalutiamo è anche la location. Ecco perché oggi sono qui nell'altopiano di Asiago. L'altopiano, oltre ad avere numerosi punti dove poter noleggiare una e-bike, offre una vasta gamma di percorsi adatti veramente a tutti, dal principiante all'esperto alle famiglie. Una vasta gamma di possibilità per immergersi nella natura, ma anche nella cultura e tradizioni di queste zone. C'è però un rischio, il rischio che anche per voi il binomio e-bike e territorio diventi inscindibile. Il percorso che sto facendo è uno dei più classici e semplici, ideali per famiglie e bambini, per prendere confidenza anche con l'e-bike, ma si può ovviamente percorrere tranquillamente anche a piedi o in bicicletta muscolare. È la pista ciclopedonale detta del Trenino, da Asiago a Campiello, ossia parte del tragitto dell'antica ferrovia che collegava la pianura veneta dell'altopiano di Asiago salendo lungo il costo. Punto di partenza è il Parco Mille Pini, accanto allo Stadio del Ghiaccio di Asiago, dove si può parcheggiare l'auto senza problemi e si inizia a percorrere la ciclabile in direzione di Canove. Si passa accanto alla grande area di sosta per camper. Nei prati ci sono molti greggi di pecore, siamo in ottobre e si stanno preparando per la transumanza verso la pianura. Un'attività questa documentata con uno scritto già nel 900 d.C., con una donazione di territori fatti da re Berengario al vescovo di Padova. Ma diciamo che l'attività pastorizia vera e propria parte dal XVI secolo, quando sono nati i lanifici del territorio vicentino. La vecchia ferrovia fu inaugurata nel 1910 e fu fondamentale per la crescita delle attività economiche di tutto l'altopiano. Il treno andava a circa 10 km/h e terminò la sua corsa nel 1958. Qui a Canove, nella vecchia stazione, è parcheggiata la Vacca Mora, così veniva chiamata la locomotiva. Mentre all'interno c'è il Museo della Grande Guerra, un'interessante raccolta di documenti e reperti dei terribili anni che videro l'altopiano uno dei principali teatri del primo conflitto mondiale. Passata la zona più residenziale di Canove, si inizia a salire. Appena si entra nel bosco l'aria è veramente fresca, d'altronde siamo a metà ottobre. Prima di giungere all'ex casello numero 7 che vede in lontananza, facciamo una piccola deviazione. Già, perché come dico spesso, l'e-bike per me è diventato un modo per conoscere nuovi territori e le persone che vi abitano. Bentornato! Tutto bene? Benissimo. Innanzitutto spieghiamo dov'è questo paradiso. Questo paradiso si trova a Cesuna, un piccolo comune che fa parte di una frazione del comune di Roana, nell'altopiano dei 7 comuni, conosciuto anche come l'altopiano di Asiago, la Malga e la Malga Col del Vento. Ecco, Malga e Col del Vento, che adesso ovviamente siamo un po' fuori stagione, ci stiamo avvicinando all'inverno, ma siete sempre operativi voi? Noi siamo operativi sempre nei fine settimana fino a novembre e poi riprendiamo dagli 8 di dicembre per proseguire la parte invernale. Spiegaci in questo periodo dell'anno cosa fate.
Allora, durante il fine settimana ci concentriamo su quello che è la nostra attività principale, ovvero il ristorante. Noi ci siamo concentrati su quello che era la storicità delle ricette altopianese. Abbiamo presentato, allora proponiamo un gnocchetto cimbro con la crema e formaggi e semi di papavero dell'altopiano del caseificio Penna, è una cosa entusiasmante. Ecco, e una cosa speciale di questa località qui è la possibilità di venire con le famiglie, e i bambini qua si divertono tantissimo perché ci sono, a parte gli animali da vedere, ma anche dei prati incredibili. Sì, qui potete trovare equini, dunque noi ci concentriamo anche sulla pensione per cavalli, dunque sempre ai runner, oltre che le biciclette, diamo assistenza anche a chi ha voglia di venire col proprio cavallo. Il bambino può vedere una fattoria, l'agnello, la pecorella, le galline e tutta la parte della zona degli equini, e dunque è piacevole veramente. Ecco, e quindi passare una giornata qui è senz'altro indimenticabile, specie magari arrivandoci in bicicletta oppure anche a piedi, perché sono dei posti veramente incredibili. Quindi grazie Stefano e ci vediamo presto. Grazie Ivan, ti aspetto di nuovo, ciao! Ciao! Riprendiamo il sentiero e questo è l'ex casello di Cesuna, alle porte dell'abitato. Oh, ecco, questa è la prima galleria, bisogna fare un po' di attenzione perché è sì illuminata, ma il suolo è sempre reso viscido dalle infiltrazioni d'acqua. Se nel bosco era fresco, qui in galleria si gela. Ovviamente la ferrovia, grazie anche a queste gallerie, abbrevia molto il tragitto e dopo che avremo affrontato questa lunga galleria saremo già a Treschè Conca. Il percorso continua lasciando sulla destra tutto il centro abitato di Treschè Conca e inizia la lunga discesa che portava verso la pianura. Prima di entrare nel territorio di Cogollo del Cengio c'è un altro casello, il numero 5, dove il vecchio treno a vapore qui faceva rifornimento d'acqua. Ed eccomi arrivato all'ex stazione ferroviaria di Campiello. E qui termina anche questo semplice ma molto suggestivo itinerario che segue l'ex percorso della ferrovia. Credo che dopo una giornata in e-bike e a contatto con la natura avremo un'idea più chiara se questa modalità di viaggiare e conoscere fa o meno al caso nostro. E quindi pensare eventualmente all'acquisto di un e-bike o, come ho fatto io, rendere elettrica la vecchia mountain bike con un kit elettrico della Bafang. Oppure, quando c'è l'opportunità, possiamo sempre scegliere la comodità del noleggio. Bene, ed eccomi ritornato al punto di partenza, il Parco Mille Pini qui in centro ad Asiago. Il mio display segna 28 km. Ecco, credo che questo sia un giro ideale per chi vuole approcciarsi al mondo delle e-bike e anche conoscere un po' meglio e magari in maniera diversa l'altopiano di Asiago. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.